Benvenuti sul canale Il Diario di un Musicista Musicologo. Vi propongo un secondo omaggio al compositore Giacomo Puccini, dopo il ricordo dello scrittore Edmondo De Amicis. Un omaggio grazie alle figurine Liebig. Infatti ricordiamo l'opera lirica Turandot. Le figurine Liebig sono state un mezzo di divulgazione culturale molto interessante e nel 1939 pubblicarono 6 cartoline che raccontavano la trama dell'opera, appunto, Turandot. Che io sappia, unico omaggio a Puccini, mentre per altri compositori sono state pubblicate molte opere e in alcuni casi anche la vita. Turandot è un'opera in 3 atti e 5 quadri, sul libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, lasciata incompiuta dal compositore e in seguito completata da Franco Alfano. Negli anni altri compositori hanno scritto un nuovo finale per questa opera, per esempio Luciano Berio nel 2001. La pronuncia del nome della protagonista, nonché titolo dell'opera, è materia controversa, ma la pronuncia più corretta sembra essere Turandot. 6 cartoline riassumono la trama e per ogni immagine vi leggo ciò che è scritto sul retro. 1. Atto primo. Ping Pang Pong. Si tratta di un dramma fiabesco, la cui azione si svolge nella grande Città Violetta, la città imperiale in Pechino, e si impernia sul decreto per cui è stabilito che Turandot concederà la propria mano soltanto a chi, di sangue regio, spieghi 3 enigmi che ella proporrà. Ma chi vorrà tentare la prova e non saprà sciogliere i 3 enigmi avrà la testa mozzata dal boia. Nella scena qui raffigurata vediamo il principe ignoto, il quale, ancora tutto soggiogato dall'immagine arcana di Turandot e incurante delle pietose parole del padre Timur e di Liu, la piccola umile schiava sul fondo della scena, si accinge a tentare la prova mortale, avviandosi a battere il gong fatale. Segno che ancora un altro ingenuo chiede di affrontare la risoluzione dei 3 enigmi famosi. Tra il gong e lui si interpongono improvvisamente, sbucando dalle tenebre, le grottesche figure di Ping Pang Pong, che scherzandolo e schernendolo tentano di stoglierlo dall'insano proposito. Ma né le loro parole né i fantasmi dei molti caduti sotto la mannaia per amore di Turandot, né le lacrimanti invocazioni del vecchio padre e di Liu riescono a farlo retrocedere. Si slancia a battere il gong e 3 colpi risuonano, seguiti da 3 invocazioni ardenti di desiderio e di sfida. Turandot, Turandot, Turandot. 2. Atto secondo. I 3 ministri. Davanti ad un padiglione formato da una grande tenda simbolicamente e riccamente decorata, i 3 ministri fantasticano sulla sorte del nuovo pretendente. E ricordando i bei tempi, quando Turandot non era ancora nata e il regno possedeva quella serenità che poi perdette, sentono la nostalgia dei loro luoghi natali lasciati per inseguire irrisorie chimere. Rivedono con la mente gli innumerevoli decapitati, vittime degli enigmi di Turandot, ultimo dei quali il principino di Persia, adolescente delicato, che la folla e il principe ignoto inutilmente tentarono di strappare alla morte. E si beano immaginando che finalmente qualcuno vinca e Turandot sciolga la sua freddezza al caldo dell'amore. Ma il risveglio della reggia li fa tornare alla realtà ed essi vanno a godersi, poiché vi sono obbligati, l'ennesimo supplizio. 3. Atto secondo. La risoluzione degli enigmi. Ecco la grandiosa scena degli enigmi.
nel piazzale della Reggia, vastissimo, sfarzosissimo, reso ancor più fantasmagorico dalla pittoresca folla densissima. Sulla sommità della scalea altissima di marmo è l'imperatore, che sconsiglia il principe ignoto di tentare la prova, ma l'altro è deciso, sicché un mandarino rilegge il bando terribile e la principessa appare, bellissima e spietata, a proporre i 3 enigmi fatali, a cui premette la spiegazione del motivo che causò la legge terribile, la passione inesausta di vendicare la memoria di una sua ava contro i principi stranieri che in una lontanissima notte la trascinarono via, oltraggiandola e uccidendola. Se non che, contro ogni previsione, il principe ignoto, sebbene con progressiva difficoltà, spiega esattamente i 3 enigmi, spronato dal sarcastico incitamento di Turandot e dall'amoroso grido di Liu. La speranza, il sangue, Turandot. E i sapienti confermano l'esattezza delle 3 soluzioni. Sorpresa e umiliata, Turandot supplica il padre di non volerla gettare in braccio allo straniero, ma il padre risponde che il giuramento è sacro e va rispettato. È invece inaspettatamente proprio il principe ignoto che le offre la suggestiva proposta. Egli non la vuole per forza, riluttante e fremente, ma ardente d'amore. Se prima dell'alba Turandot riuscirà a sapere che nome egli abbia, egli all'alba morrà. Turandot accetta, mentre la folla inneggia al vincitore. 4. Atto terzo. La notte d'attesa. Nel giardino della Reggia, il principe ignoto riposa sui gradini che immettono al padiglione dove sono le stanze di Turandot. Sodono le voci degli araldi che diffondono l'ordine della principessa. Quella notte nessuno in Pechino dovrà dormire per cercare affannosamente di sapere il nome del principe ignoto. Ma questi è sereno, sorridente, sicuro della sua seconda e definitiva vittoria. E inutilmente i 3 ministri tentano di adescarlo, offrendogli ricchezze, donne bellissime, gloria, purché riveli loro il suo nome, ed essi così possano evitare la morte decretata loro dalla crudele Turandot. Il principe impassibile rifiuta. E quelli fanno già l'atto di ucciderlo, quando irrompe nel giardino la folla, che vi trascina 2 poveri esseri affranti e insanguinati, Timur e Liu, ed invoca a gran voce la principessa, asserendo che quei 2 sanno il nome del principe ignoto. E poiché il vecchio, interrogato, tace, e gli sgherri stanno per atterrarlo, lui interviene gridando che lei sola conosce il nome che tutti cercano di sapere, ma che lo custodirà gelosamente nel segreto del suo cuore. 5. Atto terzo. La morte di Liu. Maltrattata e suppliziata dagli sgherri, ella non parla, meravigliando con la sua eroica costanza, dovuta al suo segreto amore per il principe, la gelida Turandot. E quando costei fa venire il boia per affidargli la dolce creatura dalle labbra sigillate, Liu grida di voler parlare alla principessa, alla quale appassionatamente predice che il suo gelo sarà sciolto dall'amore, reso certo dal sacrificio della propria vita e del proprio sogno impossibile, e strappato un pugnale dalla cintola di un soldato, s'uccide, stramazzando ai piedi del principe amato. La folla rimane silenziosa, ghermita com'è dal turbamento e dallo sgomento. Poi si lascia sopraffare dalla pietà, dalla superstizione, dalla paura, e ricompone quell'esile corpo tormentato, e insieme col vecchio Timur, che invoca lacrimevolmente la sua colomba perduta, l'accompagna in dolente corteo con religioso rispetto. 6. Atto terzo. L'amore di Turandot.
Restano soli Turandot e il principe ignoto, che in un improvviso impeto di desiderio e di amore strappa dal volto della principessa il velo che la ricopre e la bacia appassionatamente. Il bacio trasfigura Turandot, che supplichevole piange, vinta ormai dall'amore, e prega il principe di partire per sempre, portando con sé il segreto del suo amore e la soddisfazione orgogliosa della sua doppia vittoria. Ma il principe fa ben altro. Le svela il proprio nome, Calaf, figlio del re Timur, offrendole così la possibilità di perderlo, alla quale possibilità Turandot istintivamente e per il ricordo del sacrificio della piccola schiava mirabile rinunzia alla sua vittoria e vince l'amore. Davanti all'imperatore, nel piazzale del palazzo imperiale, Turandot svela il nome dello straniero, Amore. La profezia di Liu si è avverata e la folla applaude. Libretto dei migliori che abbia il melodramma contemporaneo, dovuto a Renato Simoni e a Giuseppe Adami. Tessitura di colore di grande effetto e venature melodiche genuinamente pucciniane. Il maestro glorioso, morto a Bruxelles il 29 novembre del 1924, non poté finirla. Le sue mani caddero dopo aver seguito fino alla tomba la piccola Liu, una delle creature più sue e più amate, e artisticamente fra le più belle. Ne lavorò l'ultima scena dell'ultimo atto il maestro Franco Alfano. L'opera, dinanzi a una folla applaudente e commossa, fu data per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano il 25 aprile del 1926. Spero che questo contributo sia stato interessante. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!